Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Fabrizio Teghesi. Come potete sentire il tono di voce non è dei migliori, ma sono stato per 3 giorni completamente senza voce e oggi è il primo giorno che mi è un po' tornata, ma insomma non è ancora delle migliori. Ad ogni modo ho pensato di non lasciarvi senza video settimanale, quindi ho detto meglio registrare con la voce un po' camuffata rispetto che lasciarvi senza video. E quindi ragazzi, di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo dei pesi da mettere sul telaio, a cosa servono, dove si posizionano e cosa cambia a metterlo solo dietro, solo davanti o entrambi. Questa ragazzi è una regolazione facilissima da fare perché la maggior parte dei pesi che vengono venduti sono fissati al telaio con solo una vite M3 oppure con una vite e un controdado, come ad esempio quelli Kyosho, e cambiano notevolmente il comportamento della vostra auto. Quindi sarà molto facile installarli, sarà molto facile capire le conseguenze che questa modifica porta al setup della vostra auto, e sono convinto che se li tenete in cassetta sarà una delle modifiche che effettuerete più frequentemente. Prima di tutto dobbiamo pensare a che cosa facciamo quando andiamo a posizionare uno di questi pesi sul nostro telaio. Stiamo appesantendo le masse sospese della nostra auto, quindi sapete che ogni auto ha masse sospese e masse non sospese. Non mi dilungo troppo su tecnicismi su questo aspetto perché avete mille modi per potervi documentare, tantissimi su YouTube hanno fatto video relativi a questo argomento, pertanto vi dico che stiamo appesantendo le masse non sospese, ma le stiamo appesantendo in un punto praticamente molto vicino al telaio, cioè praticamente sul telaio, quindi il nostro centro di gravità non si alzerà poi tanto. In commercio, come ho detto, ci sono tantissime aziende che producono questi pesi. Io uso quelli di RC Project che li fornisce da 20 o da 30 grammi per l'anteriore e da 20 o da 30 grammi per il posteriore. Troverete chiaramente tutti i link dei prodotti di cui vi sto parlando in descrizione, quindi espandete la descrizione e guardate maggiori informazioni su questi prodotti. In questo video ragazzi sarò brevissimo, ma vi darò tutte le informazioni necessarie per poter sfruttare al meglio questo tipo di regolazione. Per quanto riguarda me, con la D8 World Spec utilizzo sempre un peso da 30 grammi sul posteriore. Ma che cosa succede mettendo peso sul telaio nella parte posteriore? Aggiungendo peso sul telaio nella parte posteriore aumenteremo la stabilità complessiva della nostra macchina e avremo più trazione in accelerazione. Allora voi direte, fantastico, metterò 2 etti sul posteriore. No, perché c'è un limite oltre al quale si va fuori range di regolazione. Se vi ricordate ragazzi, ho fatto un video dedicato ai range di regolazione dove spiego esattamente il concetto di fuori range di regolazione. Vi lascio chiaramente un link in alto a destra per andare a visionarlo. Andando fuori range di regolazione, quindi aggiungendo troppo peso sul posteriore, la macchina tenderà nei cambi di direzione ad avere più effetto pendolo e quindi a darvi minor stabilità complessiva, soprattutto in percorrenza di curva. Aggiungendo invece peso sulla parte anteriore ragazzi, avremo 2 effetti che contrastano fra di loro. Il primo effetto sarà quello di avere una macchina meno repentina sul primo tocco dello sterzo, quindi inizialmente sembrerà che la macchina abbia minor sterzata, perché ovviamente mettendo peso rallenteremo il trasferimento di carico, mentre in accelerazione avremo una macchina molto più repentina perché il peso sulle ruote anteriori sarà maggiore, quindi avremo più reattività. A questo punto voi penserete che si può installare i pesi o solo davanti o solo dietro per ottenere questo tipo di reazioni dalla macchina. In realtà ragazzi, aggiungendo peso sia sull'anteriore che sul posteriore della vostra auto otterrete una macchina più stabile su terreni particolarmente sconnessi, e anche quando trovate delle piste dove ci sono degli avvallamenti nei quali vogliamo che nella parte finale non si stacchino le ruote da terra perché magari abbiamo un curvone successivo a questo avvallamento, potete provare ad appesantire la macchina. Ovviamente ragazzi non andate oltre i range di regolazione, altrimenti non otterrete risultato, e chiaramente
per quanto riguarda le nozioni dette in precedenza, sia del posteriore che dell'anteriore, conterà soltanto la differenza di peso tra dietro e davanti che stabilirete. Quindi ad esempio, se avete una pista bucata e volete anche una macchina più stabile in accelerazione, dovrete mettere un peso più grande sul posteriore e un peso più piccolo sull'anteriore. E la differenza tra la quota dei due pesi, quindi ad esempio se ho messo 30 grammi sul posteriore e 10 sull'anteriore, la differenza sarà 20, sarà come aver installato un peso da 20 grammi sul posteriore. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. È stato veramente difficilissimo registrarlo, sentite in che condizioni ho terminato la registrazione, però comunque vada, sono stato contento di averlo fatto. Per qualunque domanda scrivete nei commenti, che per iscritto non ho questo problema, e mettete tantissimi like, condividete il video e noi ci vediamo il prossimo mercoledì con un nuovo video. Ciao!